Ciao a tutti, oggi vi propongo una torta dell'antica tradizione senese. Si tratta della Pinolata di Siena. È una torta dal sapore burroso e da un ripieno di crema pasticcera con l'uvetta. È qualcosa di spettacolare. Sulla superficie vengono messi dei pinoli. È buonissima, una torta sicuramente da provare. Oggi è il compleanno di mia figlia Rachele, lei è al lavoro al momento e io sono malaticcia, però non potevo lasciar passare questa giornata senza prepararle un dolcino. Mia figlia Rachele mi ha aiutato tantissimo nello scrivere questo libro. Chi l'ha acquistato può leggere nei ringraziamenti la parte attiva che ha avuto mia figlia e quindi non potevo assolutamente lasciare questa giornata senza gustare insieme un dolcino per il suo compleanno. Poi nei prossimi giorni ovviamente ci organizzeremo meglio per festeggiarlo nel modo dovuto. E ora procediamo con la ricetta. Per prima cosa ho preparato la mia crema pasticcera. Guarda che spettacolo, lucida, setosa, meravigliosa. Ormai sai come la preparo, ma ti metto il link nelle schede video e nell'info box sotto il video. Aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Con questi cucchiaini dosatori che avete ricevuto in omaggio con la prenotazione del libro. Mescolo bene. Trasferisco la crema in un contenitore largo per farla freddare prima. Copro con pellicola alimentare a contatto e la lascio intiepidire. Ho ben lavato 60 g di uvetta, la metto nel contenitore e a questo punto puoi metterla a bagno o nel vinsanto oppure nel rum. La lascio a bagno fino al momento dell'utilizzo. Preparo l'impasto della torta, metto 150 g di burro morbido a temperatura ambiente, quindi toglilo una mezz'oretta prima dal frigorifero. Lo lavoro con lo sbattitore elettrico fino a quando non avrà la consistenza di una pomata. Ho ottenuto la consistenza giusta, aggiungo 100 g di zucchero e continuo a lavorare il tutto. Grattugio la scorza di un limone non trattato. Inserisco 3 uova, uno alla volta, e lo faccio assorbire. Metto anche il terzo e ultimo uovo e continuo a mescolare. Un pizzico di sale, aggiungo le polveri, 200 g di farina 00, la setaccio, 8 g di lievito per dolci. Lavoro il tutto con la spatola ed ottengo un composto omogeneo e morbido. Questa è la consistenza che dovrà avere l'impasto. La crema pasticcera si è ormai intiepidita, strizzo l'uvetta messa a bagno nel rum e ce la inserisco. Mescolo bene. Ho imburrato e rivestito con carta forno uno stampo per crostate diametro 22 cm. Distribuisco metà impasto nella tortiera. Puoi farlo con il cucchiaio, con la spatola oppure col sac à poche.
Distribuisco tutto l'impasto sul fondo, ovviamente poi lo livello per dargli uno spessore uniforme. Prendo la spatolina e lo livello bene. Una volta raggiunto il medesimo spessore posso mettere la crema pasticcera. Parto dal centro e lascio 1 centimetro di bordo libero. Metto l'altra metà di impasto nel sac à poche e inizio a distribuirlo intanto sul bordo che ho lasciato vuoto. E poi sulla superficie. A questo punto posso livellare con delicatezza, mi raccomando. Ci sono quintali di crema all'interno. Ci lascio cadere 60 grammi di pinoli abbondanti per questa pinolata senese. E via nel forno caldo, ventilato a 170 gradi per 35-40 minuti. Lascio freddare completamente la torta nello stampo prima di sformarla. Una volta fredda la tolgo dallo stampo. Una lieve spolverizzata di zucchero a velo e la torta è pronta. È arrivato il momento della prova assaggio, adesso taglio la torta. Mi raccomando, lasciala freddare completamente. Ora la mia è leggermente tiepida. Ecco come si presenta all'interno. È una torta spettacolare. Le basi perfettamente cotte e una cremosità all'interno indescrivibile.
E adesso procediamo con la prova assaggio. Si scioglie in bocca di una bontà unica. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Grazie e alla prossima videoricetta. Meravigliosa, devi assolutamente provarla.